Ciao e bentornato su Valheim. Oggi andremo ad affrontare il boss. Come prima cosa naturalmente dovete mangiare quello che avete a disposizione in modo da aumentare il più possibile la vita e poi riposarvi accanto a un campfire. Una volta che abbiamo portato al massimo la nostra vita possiamo recarci all'altare. Ora io vi faccio vedere cosa ho indossato. Allora ho l'arco, questo qua, portato a livello 4, poi l'armatura in bronzo e naturalmente le frecce, quelle infuocate, visto che comunque il boss è un albero, quindi prenderà fuoco più facilmente. Poi diamo in sacrificio i 3 semi e a questo punto si va a summonare il boss. L'Elder è appunto il secondo boss che andiamo a affrontare. Questa volta ci dobbiamo impegnare maggiormente, infatti tocca essere molto abili nel schivare le sue skill. Questo boss ha 2 attacchi. Uno è questo qui che vedete con questa skill che escono fuori dal terreno le radici e vi possono colpire, e poi un secondo attacco, questo qui che è molto lungo e fa parecchio danno se vi becca. Quindi per evitare questo ultimo attacco dovete sempre stare quando lo va a fare nascosti a queste colonne di pietra. Non serve che fate delle impalcature di legna perché le va a distruggere, infatti questa skill è molto potente. Dunque mi sono anche dimenticata di dirvi che prima di iniziare a fare il boss evocate il potere che avete ottenuto dal primo boss. Questo lo potete fare tramite il tasto F, vi darà alcuni bonus e sarete più forti. Dunque, allora in questo momento il boss a me si è buggato, infatti è rimasto incastrato laggiù e quindi diventa un po' più facile riuscire a farlo. La tecnica comunque è sempre la stessa, bisogna evitare questa skill molto potente nascondendosi dietro le colonne di pietra. Ho notato che andando a premere al massimo l'arco si fa molto più danno, quindi bisogna sempre tenerlo premuto il più possibile e poi nascondersi. A me si era buggato, quindi è stato abbastanza facile riuscire a farlo perché la tecnica a questo punto era molto semplice e non andava a evocare nemmeno più le radici. Cercate di mangiare dei cibi che vi danno la rigenerazione passiva della vita il più possibile, in quanto nel momento in cui state fermi dietro la colonna magari vi curate anche. Ovviato a questo punto il problema di evitare le sue potentissime skill, c'è anche il problema che questo tipo di arco da lontano non fa molto danno, come potete notare, e quindi andate a sprecare una marea di frecce. Ho visto alcuni video che vanno a fare con il piccone in ferro qua vicino un buco, però a me questa tattica non ha funzionato in quanto il buco si riempie di acqua e uno praticamente non riesce più a utilizzare l'arco stando in mezzo all'acqua. Cercando di muovere sempre verso destra, poi sinistra, eccetera, e evitando così i colpi, sono riuscita finalmente a sconfiggerlo, ma devo dire che è stata abbastanza lunga la cosa, appunto come vi dicevo, perché non sempre le frecce arrivano nella direzione giusta. Comunque sia, in questa maniera è stato abbastanza semplice riuscire a ucciderlo. Sono stata fortunata, ma non contenta ho voluto rifarlo per vedere appunto se riuscivo a farlo in una modalità normale senza andare a sfruttare questa cosa che lui è rimasto incastrato. Avendo quindi a disposizione di nuovo i semi si può ancora risummonarlo, quindi adesso ho riprovato a farlo nella maniera normale. Ho notato, come vi dicevo prima, che più l'albero è vicino e più danno si va a fare, però è molto pericoloso averlo vicino, quindi bisogna cercare di tenerlo sempre intorno qui all'altare e prontamente ogni volta che lui fa quel gesto del braccio vuol dire che va a
fare una skill, andarsi a nascondere dietro la colonna. Ogni volta è stata un po' un'impresa cercare di svincolare e nascondersi, però con un po' di fortuna ci si riesce, basta un po' capire quando è il momento che lui va a fare le skill e avere anche un pizzico di fortuna, diciamo così. La cosa che mi è piaciuta poco è che questo arco fa veramente pochissimi danni, cioè nel momento in cui sono molto vicina riesco a fare un 20 di danno, che secondo me è veramente poco, ma non sempre si riesce a fare quel danno lì. Quando per esempio qua è abbastanza lontano si arriva a fare 4, non sempre poi ste frecce infuocano, non so perché, a volte sì, a volte no. Adesso per esempio sta facendo abbastanza danni, però non è sempre così, forse perché è molto più vicino. Devo dire che l'ho provato diverse volte e non è tanto facile riuscire a muoversi nella maniera giusta e non prendere i colpi. A volte si prendono, a volte si è fortunati di riuscire a stare dietro. Purtroppo lui arriva fino dietro alla colonna, quindi ho visto molti video in cui praticamente rimaneva al centro fisso. A me non è successa questa opportunità, quindi è stato abbastanza difficile. Una volta sconfitto, finalmente si ottiene la chiave per andare a aprire le cripte, quelle lì che ci sono nella laguna. Quindi il prossimo video sarà appunto che andrò lì, e poi il trofeo del boss. Ho provato in un secondo momento anche la tecnica di utilizzare un piccone e fare un bel buco per terra. Il buco va fatto un po' distante dall'altare perché sennò si riempie di acqua e, come detto prima, non funziona. Dunque, una volta che abbiamo fatto il buco abbastanza profondo, basta poi mettere o una scala o qualche pezzettino di legno, insomma, per riuscire a uscire fuori, perché è abbastanza, come potete vedere, alto. Dunque, allora cerchiamo di attirarlo nella trappola, cioè più che altro lì vicino, insomma, sperando che ci arrivi. Dov'è? Ah, eccolo là. Incominciamo già a sparargli. Questa è la distanza giusta, dunque allora vediamo se ci segue. In teoria, aia! Dunque, a parte il fatto che è ondeggiato a entrare dentro al buco e quindi mi sono fatta colpire, se voi siete più veloci non dovrebbe succedere, e comunque ho sbagliato perché non avevo mangiato, adesso mangerò qualcosa. Questa tecnica funziona perfettamente perché lui rimane veramente stordito, non capisce dove siete, perché probabilmente non capisce che uno è nascosto dentro al buco. Quindi in questa maniera in solo è perfetto, perché come potete vedere gli faccio anche parecchio danno, ma lui va avanti e indietro e non capisce bene dove andare, e quindi non riuscirà nemmeno a skillare le sue potenti skill. Ho riprovato poi anche a farmi inseguire cercando di farlo bloccare in acqua, e ancora un'altra volta ha funzionato. Lui si blocca all'interno dell'acqua e quindi ricomincia la possibilità di poterlo far fuori. A questo punto, ragazzi, a voi la scelta della tecnica. Vi ringrazio di aver visto questo video e come sempre vi invito a mettere un bel mi piace. Se avete delle domande fatemele nei commenti, e naturalmente se ancora non vi siete iscritti fatelo e attivate la campanella. Ciao e alla prossima!